In questo video vi mostro come ho realizzato un rilevatore di RF, Radio Frequency, per i nostri telefonini. Quindi questo circuito è capace di rilevare un segnale RF solo 2G e 3G, 4G e 5G non credo che funzioni, poi dopo andremo a provare perché è un segnale più pulito. Il circuito si basa su un semplice operazionale, il 3240, e un'alimentazione di 9 volt, quindi possiamo utilizzare benissimo una batteria da 9 volt. Questo circuito è perfetto per chi vuole imparare qualcosa più sui segnali radio. Con pochi componenti economici e alla portata di tutti possiamo creare questo circuito e divertirci. Ok, adesso passiamo sul computer e andiamo a vedere lo schema. Questo è lo schema che ho realizzato su KiCad. Il componente principale, come ho detto, è il CA3240, alimentato a 9 volt. Possiamo utilizzare benissimo una batteria. La parte d'ingresso è composto da questa antenna, un filo di rame da 5 a 10 cm, collegato tra il nodo tra il condensatore e la resistenza. Il condensatore da 0,22 microfarad e la resistenza da 2,2 megaohm. Il condensatore C1 serve a bloccare la corrente continua, lasciando passare solo la parte di segnale ad alta frequenza, quindi come disturbi prodotti da un telefono durante una chiamata o un invio di un SMS. Come vedete va sul pin 2 del CA3240 il pin invertente. La resistenza R2 da 2,2 megaohm tiene stabile il potenziale dell'ingresso senza ostacolare il passaggio del nostro segnale RF che andiamo a captare. Questo segnale appunto arriva al pin 2, ingresso invertente. Il pin 3 invece, non invertente, riceve un segnale di riferimento lento, costruito con una resistenza da 100K R4 e un condensatore da 100 microfarad C2. Quando l'antenna capta un disturbo abbastanza forte, il confronto tra i due ingressi fa andare alto l'uscita del pin 1 del CA3240, da cui il segnale arriva direttamente alla base del transistor. Io ho messo un 2N222 e non ho messo nessuna resistenza intermedia, e il transistor si accende e attraverso il collettore, ho messo una resistenza da 1K, accendiamo il LED di 1 e dopo qualche secondo il LED si spegne da solo. Il condensatore C2 che si ricarica lentamente riportando il circuito alla condizione iniziale. Tra uscita e ingresso dell'op amp c'è anche un feedback, come possiamo vedere, fra il pin 1 e il pin 2, dato una resistenza da 2,2 megaohm e un piccolo condensatore da 47 picofarad per aumentare la sensibilità e ridurre eventuali falsi segnali. L'altro operazionale, l'altro che il CA, il U2B CA del dicembre del 3240 non viene usato, ma viene disattivato per sicurezza, portando il pin 5 a negativo e il 6 e 7 collegato insieme. Come possiamo vedere, il circuito è molto semplice ed è capace di rilevare un'attività di un telefono. Più avviciniamo il telefono, più il LED dovrebbe lampeggiare. Ripeto, funziona con 2G, 3G. Adesso lo andremo a realizzare su una breadboard e andiamo a vedere se effettivamente il LED lampeggia. Ho realizzato il circuito sulla breadboard
Come possiamo vedere ho messo, aspettate che allontano un po' la telecamera, questo filo da diciamo 10 cm fa la resistenza e il condensatore. Andiamo a vedere meglio da vicino i componenti. Questo è il nostro integrato, il CA3240 con 2 operazionali al suo interno. Qua ho messo la resistenza da 2,2 mega ohm e il condensatore come feedback. Ho messo la resistenza da 100k sul pin 3, troviamo il condensatore da 100 microfarad, poi qua ho messo la resistenza da 2,2 mega ohm e questo condensatore da 0,22 microfarad. Ho usato questo in poliestere e qua andremo a captare il nostro segnale RF. Poi ho usato il transistor un 2N22, possiamo vedere qua, zoom così si vede meglio. Alla base il pin centrale collegato sul pin 1, l'uscita del primo operazionale, il collettore, ho collegato questa resistenza da un K per limitare la corrente e sull'emettitore ho collegato questo diodo LED, ho messo il collettore e il catodo, l'anodo scusate, sull'emettitore e il catodo al negativo. Vado ad alimentare il circuito a 9 volt e andiamo a vedere se effettivamente funziona. Ho preso un telefono, il mio telefono, e andiamo nella parte connessioni, ne andiamo rete mobili e qua troviamo la parte relativa alle 2G, 3G, 4G, 5G. Noi andiamo a selezionare solo la parte 2G, 3G. Okay, poi andremo a provare anche 4G e 5G se effettivamente funziona. Adesso proviamo a mandare un messaggio o a chiamare. Ok, sto provando a farmi chiamare, vediamo un po'. Già avete visto che il LED lampeggia. Più avvicino l'antenna più dovrebbe lampeggiare, infatti rimane acceso. Aspetta, silenzio il telefono, infatti come vedete più avvicino il telefono più il LED si accende. Ripeto, sto ricevendo una chiamata in 2G, 3G. Adesso provo a mandare degli SMS e vediamo se funziona lo stesso. Sto provando a mandare messaggi, ma il LED non funziona. Non riesco a far lampeggiare. Ok, avvicino il telefono all'antenna. Niente. Provo a fare una chiamata. Avvicino il telefono all'antenna. Con la chiamata vedete che funziona perfettamente. Il telefono sta chiamando, sta squillando, vedete? Se allontano, vicino, il LED lampeggia di più. Proviamo a impostare la modalità 4G, 5G, quindi reti mobili. Mettiamo connessione automatica mettiamo qua 4G, 5G, 3G, 2G e vediamo se funziona. Provo a chiamare, il telefono sta chiamando, vediamo se il LED lampeggia, non vi faccio vedere se no esce fuori il numero di telefono. Il telefono sta squillando e come vedete
il LED non funziona, quindi funziona solamente in 2G e 3G, in 4G e 5G non funziona. Proviamo un'altra volta con i messaggi, li mettiamo in 2G e 3G e proviamo a mandare un altro messaggio. Ok, proviamo, scrivo qualche lettera a caso e mando. Niente da fare, il telefonino col messaggio non funziona. Solo se invia degli MMS. Niente, con gli SMS non funziona. E questo era il mio rilevatore di segnali RF, semplice, funzionale, perfetto per capire meglio come funzionano le trasmissioni dei telefoni cellulari. Funziona, come abbiamo visto, molto meglio con le reti 2G e 3G, ma meglio 2G, ma non è progettato per rilevare segnali 4G e 5G. Se ti è piaciuto il progetto, fammelo sapere nei commenti oppure lascia un like. Grazie per aver guardato il video e ci vediamo alla prossima.